Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi facciamo un tuffo nel lusso più estremo con la nuova Rolls-Royce Phantom. Oggi mi trovo nella tranquilla campagna inglese perché Rolls-Royce è stata così gentile da invitarmi a provare la nuova Rolls-Royce Phantom. Se vi ricordate, quest'estate ho avuto l'occasione di provarla in Costa Azzurra, sentendomi come un vero e proprio oligarca russo. Invece devo dire che in questo contesto mi sento di più un lord inglese. Adesso saliamo a bordo e facciamoci un giro nel lusso più sfrenato. Ovviamente non c'è bisogno di avvicinarmi alla portiera per chiuderla, basta premere questo bottone. E siamo pronti per partire. Guidare una Rolls Royce è un'esperienza veramente unica nel suo genere, un'esperienza che secondo me tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché guidare una Rolls Royce non è come guidare una qualsiasi auto di lusso. Questa secondo me è l'auto di lusso per eccellenza, con numeri incredibili sotto ogni punto di vista, dimensioni, prezzo, prestazioni. Io penso che nel mondo non ci siano case automobilistiche che riescono ad eguagliare Rolls-Royce per quanto riguarda l'esclusività e il lusso che troviamo sulla nuova Phantom. Guidare una Rolls-Royce è più o meno come fare un lungo viaggio in prima classe. Quando salite a bordo e iniziate a toccare con mano tutti i materiali, avvertite la qualità. Ogni volta che accendete il motore e pianificate un viaggio, cercate sempre di trovare la strada più lunga per godervi un po' di più la macchina. Ogni strada che percorro con la Phantom non mi sembra grande abbastanza, perché questa è una macchina mastodontica. Stiamo parlando di una berlina extra lusso lunga ben 5,7 metri e larga più di 2 metri. Praticamente ovunque passo la gente si deve fermare per farmi passare. Se non si è abituati alle grandi dimensioni, come primo impatto è un po' problematico guidare questa macchina. Però devo dire, questa macchina ha più telecamere di me, quindi quando si passa in spazi stretti o si vuole parcheggiare la macchina c'è tanta tecnologia che ti aiuta veramente tanto. Ma parliamo delle mie prime impressioni di guida al volante di questa berlinona. Davanti a me vedo un cofano che non finisce più, non riesco a capire dove finisce, e davanti vedo l'iconico Spirit of Ecstasy, che è il logo Rolls-Royce. E io penso che quel logo d'oro sia la massima espressione dell'ostentare la propria ricchezza. Volendo si può avere lo Spirit of Ecstasy anche in cristallo. E nel complesso, per quanto riguarda la personalizzazione, quando si parla di Rolls-Royce ti si apre un mondo. Si può scegliere un'infinità di colori personalizzati, pellami, legname. A me sembra di essere a Buckingham Palace. Ma con una cifra che parte da ben 465.000 euro. Che cosa ci si porta a casa? Nella seconda parte del video voglio farvi vedere più nel dettaglio la qualità dei materiali e soprattutto tutti i gadget esclusivi. Parliamo di più sul comfort di guida, perché questa è la vera qualità della Rolls-Royce. E la nuova Phantom è molto innovativa perché dopo ben 14 anni va a rimpiazzare la generazione precedente di Phantom. E questa utilizza una piattaforma nuova, come tantissimi nuovi materiali e contenuti tecnologici, come ad esempio le 4 ruote sterzanti, che permettono alla Phantom di essere più agile e maneggevole. Agile non nel senso che è quel tipo di macchina che porteresti in pista, ma parlando di una macchina così grande e grossa, l'agilità e la maneggevolezza è un fattore molto importante. Rispetto alla generazione precedente, questa nuova generazione di Phantom
adotta un motore biturbo, un grosso 6.75 litri V12 biturbo che sviluppa 570 cavalli e 900 Nm di coppia. Forse non vi sembra un numero sbalorditivo per la grandezza del motore, però credetemi che è un motore semplicemente favoloso per il modo in cui eroga questa potenza, perché tutta questa potenza è disponibile già a ben 1700 giri, il che significa che ogni volta che sferi il pedale del gas hai già tutta questa potenza pronta immediatamente, e non è quel tipo di potenza che ti strattona, perché ovviamente stiamo parlando di un berlinone extra lusso. Ogni volta che dai gas la macchina accelera, ma accelera veramente forte senza neanche darti l'impressione di andare così forte. È fluidissima, morbidissima, a tal punto che ho voluto fare il test della monetina ed è successo questo. Avete visto? È un motore così morbido che ho potuto appoggiare una moneta sopra senza che le vibrazioni la facessero cadere. E il motore è perfetto per questa tipologia di macchina, per non parlare del rumore. Beh, praticamente il rumore non c'è ed è giusto così. Quindi praticamente dentro una Rolls Royce ti senti isolato nel tuo mondo, fatto di lusso e ostentazione. La cabina è molto insonorizzata ed è anche per questo che la macchina pesa così tanto. Basti pensare che solo di materiale fonoassorbente ci sono ben 130 kg, e anche le gomme Continental montate sul cerchio da 22 sono specifiche per questa macchina, perché montano anch'esse uno strato di materiale fonoassorbente in modo tale da ridurre i frusci e tutti i rumori superflui. E quindi, come potete capire, dietro alla realizzazione della Rolls-Royce Phantom c'è tanta tecnologia, c'è tanto lusso che rendono questa macchina un prodotto assolutamente unico. E come potete vedere sto guidando tranquillo. Guidare una Rolls Royce non ti dà la voglia di correre e andare forte, seppure è una macchina molto potente. E anche se ha un peso molto elevato, le prestazioni sono di tutto rispetto, perché affondando il piede sul gas va da 0 a 100 in circa 5 secondi e 3. Credetemi che per una macchina così pesante fa impressione. E la velocità massima è limitata a 250 km/h. Beh, meglio così, non mi fiderei a spingere una macchina così oltre, perché dal punto di vista della guida un po' più sportiveggiante, beh, diciamo che questa non è una macchina adatta per correre, anche se potrebbe. Lo sterzo è molto morbido, però troppo se si inizia ad affondare il pedale del gas in curva, perché è uno sterzo che predilige la guida tranquilla e dolce. Infatti guardate qui, posso sterzare e muovere una macchina da ben 2,5 tonnellate semplicemente con un dito. Favoloso. Adesso però usiamo entrambe le mani, che è meglio. Non voglio far danni a questa macchina da praticamente €500.000. Invece quando c'è un rettilineo mi sento un po' più confidente a spingere sul pedale del gas, perché questo motore è favoloso. Non ti dà neanche l'idea di andare forte quando spingi sul pedale del gas. Beh, proviamo a fare una partenza da fermo, chiaramente senza far fumare le gomme. Beh, non è male, un po' si sente il V12. Chiaramente per un peso così elevato anche l'impianto frenante deve essere adeguato a una macchina del genere. E i freni sì, sono veramente potenti. Il pedale è forse un pochino spugnoso al primo contatto, però appena affondi la potenza frenante è veramente forte. In questo momento sto viaggiando con la funzione dei sedili massaggianti, sedile riscaldato. Penso sia la recensione più confortevole che abbia mai fatto. È meglio che non mi abituo a questo, altrimenti appena torno sul volante di qualche macchina scomoda e rumorosa sarà una tragedia per me. Dunque proviamo ad affondare un'altra volta sul pedale del gas.
Beh, se non si tiene questo favoloso impianto di acceso, un pochino il motore si sente. Fortunatamente l'head-up display mi ha ricordato che è meglio frenare, perché come vi ho detto, al volante di questa macchina non hai una vera percezione della velocità quando raggiungi velocità alte. Che tu vada piano, che tu vada forte, è più o meno la stessa sensazione. Il pregio delle Rolls Royce è anche questo: poter viaggiare in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, con il livello massimo di comfort di guida. Per la prima volta sono al volante di una macchina che non mi fa venire voglia di correre, andare forte, ma semplicemente quella di godermi il viaggio e magari anche prendere apposta qualche strada sbagliata per impiegarci un po' più di tempo per arrivare a destinazione. Beh, in ogni caso ci metto un po' più di tempo per arrivare a destinazione, perché se le strade sono tutte così si fa fatica a passare. Ok, io direi che la prima parte dell'esperienza Rolls Royce l'abbiamo fatta. Adesso facciamo la seconda, perché è bello guidare una Rolls Royce, ma è ancora meglio farsi scorazzare in giro. Quindi saliamo dietro. Proviamo a sentire da ferma il sound del motore. Sì, devo dire che è un sound molto anonimo e non ti dà l'idea di avere un grosso V12 biturbo. E tra l'altro, come potete vedere, il contagiri non c'è, ma in puro stile Rolls Royce abbiamo qui il Power Reserve. Praticamente non ti dice a quanti giri ha il motore, ma semplicemente la percentuale di potenza che stai utilizzando. Un'altra chicca di questa generazione di Phantom è il sistema di chiusura della portiera, perché non c'è bisogno di accompagnarla. Chiaramente le portiere posteriori in puro stile Rolls Royce si aprono al contrario, per un motivo molto semplice. Tutto ciò per facilitare l'entrata e l'uscita dall'abitacolo. Quando sei ricco non vuoi mica far fatica a fare anche queste cose. Un'altra particolarità è l'ombrello Rolls Royce nascosto dentro la portiera. Un'altra cosa che adoro di questa macchina sono i tappetini, che non ho idea di quanto possano costare. Giusto per farvi capire il comfort che offrono, prova a mettere la mano. Guardate quanto sprofondano. Sono i tappetini più comodi su cui i miei piedi abbiano mai appoggiato. Adesso non resta che trovare la posizione giusta per i piedi, chiudere la portiera e dire ad Ambrogio dove voglio andare. Ecco ragazzi, adesso inizia la seconda parte del video, perché come vi ho detto, guidare una Rolls Royce è un'esperienza, ma è anche un'esperienza farsi portare in giro con l'Ambrogio. La Phantom è un'auto di dimensioni notevoli e io penso che sia la macchina ideale da godersi con l'autista. Secondo me la Ghost dà delle dimensioni un po' più contenute e la Rolls ideale da guidare senza l'autista. E adesso che sono qui nell'abitacolo dietro riesco a godermi ed apprezzare ancora di più tutte le qualità della macchina, a partire dalle sospensioni, perché ha delle sospensioni adattive che sono a dir poco favolose. La macchina praticamente galleggia sulla strada, io non avverto minimamente buche, asperità, sembra proprio come camminare su del velluto. E adesso che il sole sta lentamente tramontando, posso godermi ancora di più il cielo stellato qui sul tetto della Rolls Royce. Penso sia una delle cose più uniche e particolari che si possono trovare in commercio. Oggi pomeriggio ho avuto modo di fare un giro anche dentro la fabbrica, purtroppo non mi hanno fatto fare video, però ho avuto modo di vedere da vicino come viene fatto il cielo stellato, e praticamente queste sono tutte luci montate una ad uno, quindi vi rendete conto la cura maniacale, quanto tempo spende Rolls Royce per produrre ogni singola macchina. Questa non è neanche la Phantom il modello long wheelbase, guardate quanto spazio qui dietro, proprio come stare in una cabina della prima classe. Ovviamente i sedili sono completamente reclinabili.
Anche qui dietro posso godermi della funzione massaggio, e premendo qui ci sono dei tavolini integrati. Ecco qua, col sistema di infotainment posso anch'io giocare, come muovere, cambiare la radio, cambiare le impostazioni della macchina, andare su internet, cambiare la musica. Questo sistema è di derivazione BMW. Invece qui dietro nascosto abbiamo, ovviamente quando abbiamo sete vogliamo un po' di bollicine, ovviamente c'è il frigorifero con i bicchieri marchiati Rolls-Royce. Purtroppo me l'hanno data col frigo vuoto. Un'altra funzione che mi piace molto sono le tendine. Adesso accendiamo un attimo la luce perché vi voglio far vedere meglio il legno. Un'altra cosa che mi ha colpito di Rolls-Royce è la qualità dei loro legni. Mi è stato detto che per ogni singola Phantom viene utilizzato un albero. Onestamente pensavo di più. E un'altra cosa molto particolare che non sapevo è che Rolls-Royce utilizza solamente alberi che sono già abbattuti, e per ogni albero utilizzato Rolls-Royce ne fa piantare 2 nuovi. Visitare l'azienda e passare un po' di tempo con la nuova Phantom mi ha permesso di scoprire di più le qualità di questa azienda e soprattutto anche di questa nuova macchina. Potrei anche abituarmi a fare recensioni così confortevoli. Per una volta ogni tanto chiudo anche il video in maniera molto inusuale, cioè senza urlare per farmi sentire e senza fare sgommate. Beh, che dire, io adesso metto il sedile massaggiante, lo reclino un po' e vi saluto. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!